In questo video vi presento la strategia che ha generato questa equity in un periodo di 5 anni, basata su poche semplici regole che chiunque può replicare. Subito dopo la sigla la analizziamo insieme, per cui restate e non ve ne pentirete. Prima di cominciare, come al solito, devo fare due importanti premesse. Anzitutto dovete sempre ricordare che le performance passate di una strategia non danno nessuna garanzia in merito alle performance future. Inoltre voglio sottolineare il fatto che le analisi e le informazioni contenute in questo video hanno il solo scopo di informare e intrattenere e non devono essere interpretati in alcun modo come un incentivo all'investimento o come consigli finanziari. Detto questo, possiamo davvero cominciare. In questo video vi presenterò una nuova strategia che abbiamo sviluppato e che ci ha fornito l'equity che vi ho mostrato. Per prima cosa vi spiegherò le logiche di funzionamento della strategia, quindi quali indicatori servono e le regole di apertura, gestione e chiusura degli ordini e anche come gestire il rischio. Fatto questo andremo più nel dettaglio vedendo su quale strumento utilizzarla e i vari valori da assegnare alle variabili libere. Per finire passeremo all'analisi dei risultati e alla valutazione delle performance sulla base di dati e numeri oggettivi e al termine vi darò un'indicazione del capitale minimo necessario da dedicare alla strategia e sulla base di questo calcoleremo il rendimento medio atteso. Vediamo quindi come funziona la strategia e quali indicatori ci servono. Anzitutto si tratta di una strategia di breakout, ovvero che sfrutta il movimento rialzista o ribassista del prezzo di uno strumento finanziario a seguito della rottura di un livello di resistenza o supporto. La strategia può operare sia long che short, posizionando ordini pendenti sui livelli di resistenza e supporto individuati a specifici orari, ma può eseguire una sola operazione alla volta, per cui una volta aperto a mercato uno dei due ordini pendenti, l'altro viene eliminato. Inoltre è una strategia che esegue operazioni di breve periodo, che possono andare dalle poche ore fino al massimo di un giorno. Per concludere, gli ordini sia pendenti che a mercato vengono chiusi ad un preciso orario nell'arco al massimo di 24 ore. Vediamola più nel dettaglio. I livelli di supporto e resistenza sono individuati dagli indicatori min e max, impostati sui valori massimi e minimi delle candele. Gli indicatori min e max lavorano in modo molto semplice e restituiscono il primo il valore minimo dei minimi delle ultime n candele, compresa quella su cui viene calcolato l'indicatore, mentre il secondo il valore massimo dei massimi delle ultime n candele, compresa quella su cui viene calcolato l'indicatore. Al di là delle equazioni, per capirlo meglio facciamo un esempio grafico applicato solo al caso dell'indicatore max, sapendo poi che per il min valgono le stesse logiche, ma applicate sui minimi delle candele. Consideriamo la serie di candele che vediamo nel grafico e determiniamo il max valutato su 5 candele, quindi n uguale 5. Partendo dall'ultima candela considero le ultime 5, compresa l'ultima, e di queste individuiamo il valore massimo. Fatto questo, facciamo un puntino sull'ultima candela allo stesso valore del massimo che abbiamo individuato. Passiamo quindi alla candela successiva e ripetiamo lo stesso procedimento. La candela che ha il maggiore dei valori massimi sarà la stessa di prima, quindi facciamo un nuovo puntino sull'ultima candela allo stesso prezzo di quella precedente. Procediamo ancora di una candela e ripetiamo il processo. Ed infine ripetiamo il tutto sull'ultima. In questo caso il massimo dei massimi delle candele cade proprio sull'ultima, per cui tracciamo un puntino all'estremità dell'ombra superiore dell'ultima candela. Ora, se ripetiamo il processo su tutte le candele del grafico e uniamo tutti i puntini con delle linee, ricaviamo esattamente l'andamento dell'indicatore max calcolato su 5 candele. Bene, ora che abbiamo capito come funzionano gli indicatori max e min, procediamo oltre nell'analizzare la logica di funzionamento della strategia. Consideriamo solo il caso degli ordini di acquisto, sapendo che per gli ordini di vendita valgono le stesse regole, ma al contrario. Vi anticipo che a prima vista potrebbe sembrare complicata, ma vi assicuro che ci sono solo alcuni calcoli da fare, tra l'altro molto semplici. Vediamola comunque nel dettaglio. Per gli ordini buy bisogna posizionare un ordine pendente di tipo buy stop tutti i giorni, a meno di eccezioni, ad un orario sempre uguale prestabilito, al prezzo indicato qui con open, che si calcola sommando l'indicatore max, calcolato su n candele, la differenza tra gli indicatori max e min, entrambi calcolati su n candele, moltiplicata per un certo coefficiente chiamato coefficiente 1.
La differenza tra max e min indica sostanzialmente l'ampiezza del canale individuato dai due indicatori e nella pratica stiamo dicendo di posizionare l'ordine pendente ad un prezzo tanto maggiore rispetto al massimo individuato, tanto più alta è la volatilità dello strumento nelle ultime n candele. Ovviamente i valori degli indicatori min e max sono quelli riferiti alla candela precedente a quella su cui stiamo posizionando l'ordine. Chiaramente la strategia prevede anche il take profit e lo stop loss. Il primo di questi viene calcolato allo stesso modo del prezzo di apertura, ma utilizzando un secondo coefficiente chiamato coefficiente 2, che ovviamente sarà maggiore del coefficiente 1, mentre lo stop loss è calcolato utilizzando l'indicatore min, a cui sottraiamo la differenza tra max e min moltiplicata per il coefficiente 3. Fondamentalmente stiamo posizionando lo stop loss ad un prezzo inferiore al minimo individuato e tanto più in basso quanto è maggiore la volatilità. In merito alla cancellazione degli ordini, se questi non vengono chiusi per take profit o stop loss, si procede in questo modo. L'ordine pendente buy deve essere cancellato se si apre il suo opposto sell stop, in modo da mantenere un solo ordine a mercato, e se l'ordine pendente sell non si è aperto e anche l'ordine buy non è entrato a mercato, va cancellato ad un orario prestabilito, sempre uguale per tutti i giorni, oppure al venerdì alla chiusura di mercato. Nel caso l'ordine pendente si sia aperto, l'ordine a mercato va chiuso seguendo le stesse regole dell'ordine precedente. Si chiude quindi l'ordine ad un orario prestabilito oppure al venerdì a chiusura di mercato. Ovviamente le stesse regole, ma al contrario, si applicano per il posizionamento di un ordine pendente di tipo short. Bene, ora che la strategia è chiara, passiamo più al particolare vedendo su quale strumento finanziario e time frame utilizzarla e anche quali impostazioni dare agli indicatori e anche quali sono i parametri che ci gestiscono il risk management. Ovviamente le impostazioni che vi dirò non sono frutto del caso o del mio istinto, ma sono stati determinati tramite delle ottimizzazioni, ovvero sono state eseguite tutta una serie di simulazioni nel passato in cui abbiamo variato all'interno di un certo range tutti i parametri liberi della strategia e tutte queste prove ci hanno permesso di trovare il set che fornisce le performance migliori. Chiaramente tutti questi test non sono stati eseguiti a mano, ma come al solito abbiamo sviluppato un trading system utilizzando la Visual J Forex e ne abbiamo appunto fatto l'ottimizzazione dei parametri liberi utilizzando la piattaforma di trading. Vediamo quindi che valori hanno questi parametri. Anzitutto lo strumento su cui operiamo è il CFD che ha come sottostante l'indice Nasdaq 100 e che quindi ne replica l'andamento. Per chi non lo sapesse, il Nasdaq 100 è un indice che traccia il movimento di un gruppo di azioni e nel particolare delle 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq in base alla capitalizzazione di mercato. Il Nasdaq 100 è quindi composto da alcune delle più grandi e conosciute aziende al mondo, tra cui Apple, Amazon, Facebook, Tesla e molte altre. Il time frame utilizzato per il calcolo degli indicatori è quello orario. Inoltre, nota molto importante, operiamo solo long, in quanto operando su uno strumento che replica un indice azionario con un forte bias rialzista, abbiamo verificato che le posizioni sell aperte non sono in quantità tale da poter fare delle analisi statistiche affidabili, per cui abbiamo deciso di limitare la strategia alle sole operazioni in acquisto. Il periodo da impostare per gli indicatori min e max è 22. L'ordine pendente va posizionato alle 12 UTC, tutti i giorni dal lunedì al venerdì ad eccezione del giovedì, mentre gli ordini, sia pendenti che aperti, vanno chiusi alle ore 18 UTC dello stesso giorno in cui sono stati aperti. UTC è l'acronimo di Coordinated Universal Time ed è il fuso orario scelto come riferimento globale sulla base del quale sono calcolati tutti gli altri fusi del mondo. Noi usiamo questo riferimento orario per evitare confusione col passaggio dall'ora legale a quella solare. Poi rispetto all'ora italiana basta aggiungere un'ora quando è in vigore l'ora solare e 2 ore quando è in vigore invece l'ora legale. Torniamo ai parametri. I coefficienti usati per il calcolo del prezzo di apertura, del take profit e dello stop loss sono pari a 0,2, 1 e 0,7. Per concludere, anche se non si tratta di un parametro vincolante ai fini del funzionamento della strategia, la size è fissata pari a un contratto. Questo valore va ovviamente considerato per l'analisi delle performance della strategia. Per completare la spiegazione della strategia facciamo un esempio pratico utilizzando i parametri che abbiamo appena visto e considerando il grafico che vi riporto relativo allo strumento su cui poi testeremo la strategia. Nel grafico si è appena aperta la candela delle ore 12 che vedete indicata con una freccia, per cui bisogna posizionare l'ordine pendente.
e gli indicatori min e max delle candele delle ore 11 mi restituiscono i valori indicati. A questo punto, applicando le formule viste prima, si ottiene il prezzo a cui posizionare l'ordine pendente e i valori a cui posizionare il take profit e lo stop loss. Come vi dicevo, sembra complicato, ma non lo è affatto, e con una semplice calcolatrice si riescono a posizionare gli ordini senza problemi. Passiamo finalmente all'analisi dei risultati e vediamoli nel dettaglio. Nel grafico è riportata l'equity ottenuta eseguendo un backtest dal 18 ottobre 2016 al 17 ottobre 2021, quindi 5 anni completi. In particolare l'area azzurra racchiude l'equity nel periodo di ottimizzazione del trading system, quindi nel periodo che viene detto in sample, che va dal 18 ottobre 2016 al 17 ottobre 2020, 4 anni, mentre l'area verde racchiude l'equity in un periodo successivo a quello dell'ottimizzazione e su cui il trading system non è mai stato testato. Questo periodo viene chiamato out of sample e va dal 18 ottobre 2020 al 17 ottobre 2021, quindi un anno. La separazione tra in sample e out of sample viene svolta per verificare la robustezza della strategia e per controllare che i buoni risultati ottenuti nel periodo di ottimizzazione, l'in sample, non siano frutto di overfitting. Nel grafico è poi rappresentato l'andamento dell'indice Nasdaq 100 con la linea grigia, in basso è riportato il drawdown e in alto, in posizione centrale, i profitti ottenuti nei 5 anni di test. Osservando il grafico dell'equity si vede subito una buona linearità della curva. La strategia non realizza profitti nei primi 5 o 6 mesi, per poi cominciare a salire con una pendenza che aumenta man mano che passa il tempo. Si vede poi, osservando la linea grigia che rappresenta l'andamento dell'indice, che la strategia genera profitti sia nelle fasi di trend ascendente, qui indicate di colore verde e che coprono la quasi totalità del grafico, sia in quelle di trend discendente, indicate in rosso. Durante il crollo di marzo 2020 dovuto al Covid, la strategia ha reagito piuttosto bene, generando una perdita che è stata completamente recuperata durante la fase di risalita dell'indice. Un'altra fase di discesa dell'equity si è registrata a febbraio-marzo 2021, dove l'indice ha perso circa il 12% e la strategia in questo caso ha registrato una perdita del 9%, ma anche in questo caso si vede come è stata in grado di recuperare completamente la perdita non appena l'indice ha cominciato nuovamente a risalire. Un'altra cosa evidente è che la parte di equity relativa al periodo out of sample presenta la stessa pendenza e andamento simile a quella del periodo in sample. Tutto questo indica che il trading system non ha cali di performance nel periodo in cui non è stato soggetto a ottimizzazione e quindi i risultati ottenuti durante la fase di ottimizzazione non sono sovra-ottimizzati. Questo dimostra che si tratta di una strategia robusta e performante per tutto il periodo di analisi. Per finire, dall'istogramma relativo ai profitti annuali, vediamo che tutti gli anni sono positivi. Per quanto riguarda il 2016, il backtest ha considerato solo 2 mesi e mezzo e scalando il profitto ottenuto su tutto l'anno si ottiene un risultato in linea con il 2018. Mentre per quanto riguarda il 2017, questo è stato l'anno con il maggior numero di trade, 72, ma con il profitto più basso. Probabilmente questo è legato alla minor volatilità dell'indice durante tutto l'anno. Infatti si vede come questo si muova costantemente in salita, ma all'interno di un canale molto stretto. Per quanto riguarda gli altri anni, i risultati sono molto buoni e anche il 2020 si è chiuso con un'ottima performance nonostante l'esplosione della pandemia. Per chiudere, anche nel 2021 la strategia sta lavorando molto bene e se proseguirà con questo trend la chiusura sarà circa superiore del 13% rispetto al 2020. Passiamo ora ad analizzare le metriche della strategia, cioè quei numeri oggettivi che ci permettono di continuare con la valutazione della strategia e quindi la valutazione delle sue performance. Nella tabella vediamo le metriche principali, sia per il periodo in sample, quindi 4 anni di ottimizzazione, sia per il periodo totale di in sample più out of sample, corrispondente a 5 anni. Vediamo anzitutto che la strategia, che ricordo abbiamo testato con operazioni da un contratto, ha generato un profitto totale lordo, quindi senza considerare le commissioni, di 1.436 euro nel periodo in sample e di 1.939 euro nel periodo in sample e out of sample, il che corrisponde a circa 390 euro annui. Il profit factor è pari a 1,78 nel periodo in sample e 1,77 nei 5 anni complessivi, quindi si vede come la strategia anche nel periodo out of sample è rimasta come performance in linea al periodo in sample. Per quanto riguarda il numero di trade, sono state eseguite 227 operazioni nel periodo in sample, quindi 57 l'anno, che è sicuramente un numero sufficiente per poter fare delle analisi statistiche.
e 48 nel periodo out of sample, quindi leggermente meno ma sufficienti per poterci fidare della strategia. I trade vincenti in percentuale sono il 61% del totale in entrambe le simulazioni storiche. Relativamente al drawdown, il massimo drawdown nel periodo in sample è stato di 153 euro, mentre nel periodo out of sample il drawdown massimo è stato riscontrato a cavallo di febbraio-marzo 2021 con una caduta di 237 euro. Chiudiamo con il rapporto tra il profitto e il drawdown, che è di 9,41 nel periodo in sample e di 8,18 nel periodo totale di in sample più out of sample, che è in entrambi i casi decisamente buono. Ora che abbiamo verificato le performance e le abbiamo giudicate più che soddisfacenti, dobbiamo verificare che i profitti lordi generati dalla strategia siano sufficienti a coprire i costi che sono legati alle commissioni di apertura e chiusura delle operazioni e ai costi overnight necessari per mantenere le operazioni aperte più di un giorno, cioè lo swap, che però in questo caso è nullo, in quanto, come abbiamo visto, le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa sessione. Le commissioni dipendono da broker a broker. Noi in questo caso faremo il calcolo del profitto netto considerando le commissioni applicate dal nostro. Voi potrete poi fare lo stesso andando a vedere quali sono le commissioni del vostro broker e facendo gli stessi calcoli per capire quindi quale sarà il vostro profitto netto. Il profitto totale netto lo calcoliamo come il profitto totale lordo meno il totale del costo delle commissioni. Il totale del costo delle commissioni è dato dal numero di posizioni aperte, quindi 275, per la commissione applicata dal broker per 2, perché dobbiamo aprire e chiudere le posizioni. Considerando quindi tutti i costi, il profitto totale netto che ottengo è di 1.608 euro. Questo significa che la strategia è in grado di generare un profitto tale da coprirmi abbondantemente tutti i costi. In questa analisi ho trascurato lo slippage, perché lo slippage è difficilmente prevedibile, in quanto è legato a molteplici fattori. Inoltre, a volte può lavorare contro, facendomi perdere il profitto, mentre altre può lavorare a favore, portandomi ad un profitto maggiore. Per cui per questa analisi l'ho trascurato e considerato nullo. Ora che abbiamo valutato la strategia, dobbiamo determinare il capitale necessario alla strategia per poter lavorare. L'obiettivo è quindi assegnare sufficiente capitale da permettergli di operare anche in seguito di perdite, che dobbiamo ipotizzare superiori a quelle ottenute in fase di test. Se infatti siamo sottocapitalizzati, rischiamo di non poter recuperare le perdite perché non abbiamo più capitale a sufficienza da mettere a margine per aprire nuove operazioni, il che fondamentalmente significa bruciare il conto di trading. Come si vede dal grafico, minore è il capitale che assegniamo alla strategia, maggiore sarà il potenziale rendimento che ne possiamo ottenere. Infatti, il rendimento è dato dal rapporto tra il profitto netto ottenuto dalla strategia in un certo periodo di tempo ed il capitale investito, ovvero il capitale che dedico alla strategia per operare. La scelta del capitale è molto soggettiva, ognuno può assegnare alla strategia il capitale che preferisce, sapendo che minore è il capitale e maggiore saranno i potenziali rendimenti, ma in caso di perdite ho maggiore probabilità di ricevere la margin call da parte del broker, che mi informa che il controvalore presente sul conto non è più sufficiente a coprire le perdite ed il margine vincolato dalle operazioni aperte. Come ho già spiegato in un precedente video, noi per il calcolo del capitale utilizziamo una formula molto semplice che definisce il capitale necessario alla singola strategia come 4 volte il drawdown massimo riscontrato nella simulazione storica, più la perdita media per il numero di perdite consecutive registrate durante il periodo di test, a cui si aggiunge infine il margine richiesto dal broker per l'apertura delle operazioni, in funzione ovviamente della size delle operazioni e della leva utilizzata. Questa strategia può aprire un solo ordine alla volta, per cui facendo il calcolo risulta che in caso di leva 1,50 il capitale necessario risulta di 1.375 euro, che mi porta a un potenziale rendimento annuo medio del 23,4%, mentre con leva 1,20 il capitale è di 1.775 euro con un rendimento annuo medio del 18,1%, per cui non male considerando anche il drawdown limitato e la bassa volatilità dell'equity. La differenza che ottengo utilizzando una leva piuttosto che un'altra è semplicemente dovuta al fatto che il margine richiesto dal broker a copertura dell'operazione è tanto maggiore quanto minore la leva utilizzata. Il capitale calcolato si riferisce, come è stato detto, ad operazioni da un contratto, che con il nostro broker rappresenta la quantità minima acquistabile.
Chiaramente, se decido di operare con più contratti, è sufficiente scalare il capitale, così come i profitti, proporzionalmente alla dimensione dell'operazione. Bene, con questo siamo arrivati al termine. Io spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni interessanti. Se è così, vi chiedo di lasciare un bel like qui sotto per supportarci. Questa strategia ha dato ottimi risultati anche con altri strumenti finanziari, per cui se non volete perdervi i prossimi video sia su questa strategia sia su altre che stiamo sviluppando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Ovviamente se avete domande, dubbi, osservazioni o argomenti che volete approfondire, fatecelo sapere nei commenti qui sotto e vi risponderemo o faremo dei video dedicati. Con questo siamo davvero giunti al termine, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. Ciao!